Ragazzi, questo indicatore porta davvero grandi profitti. Guardate il mio bilancio. Ciao a tutti, oggi facciamo un nuovo video sull'indicatore non conosciuto ADX. Vediamo oggi come mostrarci questo indicatore. Molti di voi non lo usa, ma può davvero dare informazioni utili. Proviamo a fare qualche offerta oggi su questo indicatore e guarderemo le statistiche. Oggi facciamo trading sulla piattaforma Pocket Option, il link sarà sotto nel commento di questo video. Per iniziare è sufficiente preparare il grafico per due indicatori. Oggi faremo trading non solo sull'ADX ma anche sull'indicatore Moving. Passiamo innanzitutto alla selezione di indicatori, cliccare sull'indicatore ADX e sull'indicatore Moving. Successivamente è necessario configurarli. Innanzitutto ADX consiste in tre sovrapposizioni per me del tutto incomprensibili, linea da cui è difficile usare i segnali. Quindi andiamo con stile, scegliamo plus DM e minus DM. Aspettiamo qui, non cambiamo nulla. Premere salva, la stessa cosa dell'indicatore moving, mettiamo il periodo 28 invece di 10 e scegliamo MI. Qui si potrebbe mettere la linea più spesso per renderla più visibile e siamo pronti a fare trading. Bene, ora vi spiego in quali situazioni apriamo i segnali. Questa copia di valuta è un buon esempio di mostrare le offerte sulla storia, quindi analizziamola con attenzione. Il primo prerequisito per effettuare la chiusura del trading è che ADX dovrebbe trovarsi nella parte inferiore dello schermo, quindi un livello di circa 20-16%. Se è superiore al livello del 30% significa che l'offerta non è più buona. Si tratta circa di 40% in generale, separa la parte superiore di quel pannello da quello inferiore. ADX è soprattutto un indicatore che ci mostra fino a quale punto cambia il grafico, per avere una maggiore volatilità, ovvero in modo da avere un grafico in continuo cambiamento nella forza nello stesso trading. Dovremo avere ADX verso il basso. Questa è la prima condizione per chiudere l'affare. La seconda condizione è quando abbiamo una seconda completamento del basso verso l'asso, incrocia il nostro indicatore moving su questa linea e si fissa su di essa. Amici, preparatevi ad aprire la prima offerta. ADX si trova nei valori normali di cui abbiamo bisogno. Apriamo il trend al ribasso perché si sta formando una candela rossa che attraversa la nostra linea. Il nostro indicatore moving dall'alto in basso. Siamo pienamente radicati in questo indicatore, per questo apriamo un trend al ribasso. Nella storia vediamo che ogni volta che un affare attraversa una linea dell'indicatore, ADX si trova in basso, allora l'affare sarà profittevole. Qui abbiamo una situazione simile, solo al contrario. Qui abbiamo avuto un attraversamento dal basso verso l'alto, ma abbiamo la candela successiva rossa verde perché ADX in questo caso è in alto, ma dovrebbe essere in basso. Stiamo aspettando che l'affare si completi, penso che la candela si chiuderà rossa, cioè la chiusura sarà più bassa dalla sua apertura e saremo in grado di guadagnare. Letteralmente manca poco, 3, 2, 1, basta, la prima offerta si è rivelata profittevole. La situazione si è rivolta da sola, aspetteremo il prossimo fiducioso incrocio e semplicemente passiamo alla coppia di valuta successiva. Ragazzi, vi consiglio di utilizzare innanzitutto le candele che si chiudono in modo realistico. Con fiducia, dopo gli incroci con l'indicatore moving, se vedete le candele che si chiudono molto vicino alla linea, come questa rossa o questa candela d'oggi, o altre candele che hanno un bel corpo, candele che hanno molto ombra, come questa, non sono adatte a noi, poiché questi segnali possono essere falsi. Solo quando abbiamo una formazione fiduciosa di una candela che si chiude bene al di fuori della linea dell'indicatore moving, solo allora apriamo un trend al rialzo o al ribasso. Tutto dipende da dove si chiude la nostra candela. ADX attualmente si trova al 18%, questo è normale, tra un po' si sta completando l'affare al rialzo.
Quindi ragazzi, questo è ciò di cui stavo parlando. Ora abbiamo un candela a formazione che non sembra abbastanza sicura, cioè un'ombra in alto e un'ombra in basso. E anche se l'indicatore da solo è in basso, la probabilità che la prossima candela sia verde, ma è molto più bassa che nelle due situazioni in cui abbiamo già guadagnato. Quindi saltiamo questa situazione con sicurezza e vi consiglio di fare la stessa cosa per evitare perdite inutili. Questa candela rossa la trovo interessante, l'indicatore è in basso, c'è una candela abbastanza sicura, con un corpo grande e un'ombra piccola attraverso questa linea mediana, cioè l'indicatore dall'alto verso il basso, e apriamo il trend al ribasso e facendo una previsione che la prossima candela sarà rossa. Quindi ragazzi, come possiamo vedere, le cose non funzionano sempre in modo chiaro secondo la strategia. È probabile che si verifichi una volatilità così incomprensibile quando abbiamo un costante incrocio. All'inizio non ci ho fatto caso, ecco perché l'affare si è chiuso in meno. Per coprirla raddoppiamo l'importo 2 volte, e se adesso troviamo una situazione profittevole, non solo guadagneremo, ma recupereremo le perdite subite prima dell'affare di $2000. Quindi in questo caso il grafico appare già visivamente molto bello, prestate attenzione, ADX si trova in basso, qui c'è un incrocio sicuro con una grande candela rossa, quindi aspettiamo il risultato. Per miracolo l'affare si è chiuso in positivo, guadagniamo $3.400. Il profitto netto di $2.000 va a coprire le perdite delle precedenti offerte di $2.000, e $1.400 sono i nostri guadagni netti. Ebbene, in questo momento stiamo per assistere a una situazione molto buona. Abbiamo un incredibile fiducioso incrocio dal basso verso l'alto, un'enorme candela verde. Spero quindi che la prossima candela risulterà verde. Per l'indicatore ADX è normale, è circa il 20%, in generale un trend rialzato molto forte. Ecco come si presenta per noi il trading dell'indicatore ADX. Se volete ricevere segnali di trading gratuiti in base agli indicatori, potete iscrivervi al mio canale Telegram attraverso il link nel commento. Vi aspetto nel prossimo video, grazie mille e alla prossima ragazzi.